Benvenuti e bentornati sul canale. Oggi andremo a realizzare questo cappellino. Io l'ho realizzato in questo color giallo ed è realizzato tutto interamente a punto basso. Per realizzare il nostro cappello ci serviranno 4 gomitoli di Cotton Friends 8/4 di Hobbii. Ognuno di questi gomitoli è composto da 50 grammi. Noi andremo a lavorarli doppi, quindi 2 gomitoli alla volta, un uncinetto numero 4, delle forbici, un metro da sarta e un ago da lana. Ti ricordo di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così ogni volta che pubblico ti arriverà una notifica, di lasciare un like come supporto e che mi trovi su Instagram come 1000 creazioni Sonia. Come prima cosa, per avviare il nostro cappello ci servirà la circonferenza della nostra testa, che è nel mio caso di 56 cm, e poi il diametro. Il diametro come andiamo a calcolarlo? Andiamo a fare 56 cm, quindi la circonferenza della nostra testa, diviso il pi greco, quindi 3,14. Nel mio caso da 17,83. Quindi il diametro della mia testa sarà di 17 cm. Siccome il cotone dopo un pochettino, dopo un paio di utilizzi, tende a cedere, quindi ad allargarsi leggermente, io sto un centimetro in meno, quindi nel mio caso saranno 16 cm. Questo numero ci servirà poi dopo. Abbiamo un anello magico di 6 maglie basse. A questo punto dobbiamo andare a fare un aumento in ogni maglia, quindi andiamo a fare 6 aumenti consecutivi. Fatti 6 aumenti consecutivi ho un totale di 12 maglie basse. Adesso proseguo facendo una maglia bassa e un aumento per 6 volte. Nella prima maglia metto il marcapunti, in modo da segnare l'inizio del mio giro. Maglia bassa fatta, nella successiva faccio l'aumento. Proseguo in questo modo per tutto il giro. Arrivati a fine giro ho un totale di 18 maglie basse. Adesso dobbiamo andare a sfalsare i nostri aumenti in modo che il lavoro sia perfettamente tondo. Quindi nei giri pari, quindi in questo caso dobbiamo andare a fare 2 maglie basse e un aumento, andiamo a fare, dividiamo il primo aumento, quindi adesso andiamo a fare una maglia bassa e nella successiva un aumento. Proseguo poi facendo 2 maglie basse e un aumento per tutto il giro e a fine giro abbiamo una maglia che avanza. Qui dobbiamo andare a lavorare una maglia bassa, quindi la maglia che non abbiamo lavorato all'inizio. Quindi adesso faccio 2 maglie basse, nella successiva l'aumento. Lavoro così fino a fine giro. Sono arrivata a fine giro, ho fatto l'ultimo aumento, vedete rimane una maglia. Questa è una maglia, la lavoro così come si presenta. Quindi ho una maglia bassa all'inizio e una maglia bassa alla fine. Adesso dobbiamo andare a lavorare un giro dispari, quindi lavoriamo 3 maglie basse e un aumento per 6 volte, quindi gli aumenti normali che siamo abituati a fare. 1, 2, 3 e nella successiva l'aumento. Proseguo in questo modo fino a fine giro. Nel giro precedente abbiamo un totale di 24 maglie basse. Arrivati a fine giro dobbiamo avere un totale di 30 maglie basse.
Adesso dobbiamo lavorare nuovamente un giro pari, quindi dobbiamo andare a fare 4 maglie basse e un aumento. Il primo aumento lo andiamo a dividere, quindi facciamo 2 maglie basse e un aumento, 4 maglie basse e un aumento per tutto il giro e poi 2 maglie basse alla fine. Nei giri pari dobbiamo sempre ripetere questo procedimento. Il primo aumento va diviso, quindi adesso abbiamo 4, poi ci sarà 6, quindi faremo 3 e 3, poi 8, quindi 4 e 4 e così via. Una, due, nella successiva l'aumento. Adesso lavoro 4 maglie basse e un aumento per tutto il giro. 1, 2, 3, 4 e l'aumento. Vedete, siamo a fine giro, rimangono le 2 maglie basse. Adesso dovete andare a proseguire con il giro dispari, quindi 5 maglie basse e un aumento. In questo giro abbiamo un totale di 36 maglie basse. Una volta fatto il giro dispari andate di nuovo a fare il giro pari, poi il giro dispari e poi il giro pari, alternando i due tipi di aumenti. Dobbiamo proseguire a fare aumenti finché non arriviamo, nel mio caso, a un diametro di 16 cm. Per adesso sono arrivata a circa 7 cm. Io ho finito di lavorare i miei aumenti e sono arrivata quindi ai 16 cm. Ho lavorato fino ad arrivare a 12 maglie basse e un aumento. Adesso dobbiamo andare a lavorare maglie basse così come si presentano. E le dobbiamo lavorare per un totale di 8 cm. Quindi per poi andare a misurarle dobbiamo piegare qui e dobbiamo fare 8 cm nel mio caso, quindi la metà del diametro, 8 più 8, quindi altri 16 cm in totale. Iniziamo quindi i giri a maglie basse e andiamo a lavorarli prendendo tutta la catenella, tutta la maglia. Una volta che avete fatto quindi questi 8 cm di maglie basse, vi faccio vedere poi come proseguire per concludere il nostro cappello. Io ho finito di lavorare gli altri 8 cm a maglie basse e ho lavorato un totale di 17 giri. Quindi ai 16 cm più o meno ci siamo. Adesso dobbiamo andare a fare la falda. Dobbiamo andare a proseguire con gli aumenti, quindi io con gli aumenti ero rimasta ferma a 12 maglie basse e un aumento. Proseguo quindi a fare 13 maglie basse e un aumento, poi 14 maglie basse e un aumento, 15 maglie basse e un aumento, con lo stesso sistema che ho utilizzato per iniziare il mio cappello. Quindi adesso io devo andare a fare un giro dispari, quindi lavoro tranquillamente 13 maglie basse e un aumento per 6 volte. Proseguo in questo modo per tutto il giro. Io ho finito il mio primo giro di aumenti e proseguo quindi adesso a realizzare nuovamente aumenti. Io andrò a lavorare la mia falda più o meno di 5 cm, quindi tutti questi 5 cm saranno composti tutti da giri di aumenti.
Adesso ho fatto nel mio caso 13 maglie basse in aumento, proseguirò con 14 maglie basse in aumento, 15 maglie basse in aumento, così via fino ad arrivare a 5 centimetri. Ho finito di lavorare il mio cappellino e in totale ho fatto 6 giri di aumenti e sono arrivata fino a 20 maglie basse e un aumento. Adesso dobbiamo andare a bloccare il nostro cappello. Arrivati a questo punto vado a tagliare direttamente i fili li sfilo senza fare nessuna catenella e vado a inserire i miei fili nell'ago da lana. A questo punto devo andare a ricreare una catenella per chiudere il lavoro, quindi tolgo il marcapunti, con il filo entro nella catenella che era segnata in questo modo, porto fuori il filo, entro in quest'altra catenella ed entro proprio all'interno, vedete, della catenella e porto fuori il filo e così ho ricreato una catenella. Vado a creare un piccolo nodo per bloccare il filo. Stringo e disperdo il filo nei punti. Una volta conclusa la chiusura, il nostro cappellino è concluso. Eliminate poi i fili in eccesso, in questo caso ho fatto l'unione del filo, e qui andate a, come abbiamo bloccato il filo di chiusura, bloccare questi due fili, perché anche se l'anello magico di solito tiene, ci può essere un piccolo rischio che si disfi, quindi è meglio andare a realizzare un nodino in questo modo con i fili e poi andare a nasconderli all'interno delle maglie. Così siamo sicuri che non si disfi più. Spero che questo video tutorial vi sia piaciuto. Vi ricordo nuovamente di lasciare un like e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!